Buongiorno e benvenuti al capitolo 11 della nostra storia. Marco e Franca avevano appena assaggiato il pesto e gli antipasti. Tutto era stato preparato con amore, ingredienti semplici, ricette italiane autentiche e un vino Chianti economico ma ricco di memoria e nostalgia. In quel vino c'era un'energia antica, la forza silenziosa della storia di Marco, dei suoi ricordi e dei sogni che non aveva mai osato sognare. Per un'ora intera, tutto tra loro era sulla tavola. Marco parlava con emozione e Franca continuava le sue immagini con parole precise, scelte con cura. Era una danza tra due anime. Marco non pensava in parole, ma direttamente in immagini che scorrevano tra passato, presente e futuro senza alcuna difficoltà. Era sorprendente che un uomo con una laurea in fisica quantistica potesse pensare come un poeta. Franca, invece, con una laurea in psicologia e linguistica, pensava come una ricercatrice. Codificava i pensieri di Marco per mettere alla prova le sue ipotesi. Con pensieri che volavano liberi nel Vaticano, Franca e Marco, mano nella mano, uscirono dal borgo di Papa Pio XIV. Era lo stesso giorno in cui Marco aveva camminato da solo in quella zona di passaggio tra il Vaticano e il borgo, e aveva inviato a Franca quel messaggio pieno di dolore. Anzi, era lo stesso giorno in cui Marco aveva visto Franca e Vincenzo mano nella mano. A volte, in un solo giorno, accadono più eventi che in anni interi. Parlavano un po' di politica, ma solo perché volevano esplorare opportunità per il futuro. La politica, in quel momento, era arcaica, più arcaica persino delle pietre del ponte Sant'Angelo. Entrambi non se ne battevano della politica. Per Marco, la politica era un tentativo inutile di risolvere problemi quantistici con la fisica classica. Anche Franca se ne sbatteva, né della politica né dei politici. I politici, davvero, sembravano persone a cui non importava nulla del popolo. E mentre Marco e Franca si rendevano conto che molti capi se ne sbattevano di chi lavorava per loro, un pomeriggio d'estate bagnava Roma di raggi dorati. In quella grande città, popolata da milioni di persone che spesso vivevano isolate, Vincenzo abitava da solo in un appartamento vecchio, ancora segnato dai tempi di guerra, mentre Maya, in un altro quartiere, divideva la sua stanza soltanto con il silenzio e con il gatto accoccolato sul divano. Per entrambi, il lavoro era l'unico luogo dove le voci davvero si intrecciavano, dove ci si poteva ancora ascoltare. Ma quel pensiero, che Franca potesse lasciare Roma per amore, spaventò Maya a tal punto che prese il telefono e chiamò Vincenzo. Buon pomeriggio, Vincenzo. Hai un po' di tempo per parlare? Certo, dimmi pure. In realtà, Vincenzo sarebbe stato felice di parlare con chiunque in quel pomeriggio dorato, ma parlare con Maya era per lui una gioia particolare. Nei suoi pensieri affiorò anche un sorriso. Maya, dovresti avere accanto un buon ragazzo. Il gatto di Maya, Flopsy, faceva finta di fregarsene di quella conversazione, ma in realtà ascoltava ogni parola, come faceva sempre. Vincenzo, mi sento davvero a pezzi all'idea di perdere Franca nel nostro lavoro. Qui ognuno pensa solo a se stesso, e degli altri non importa nulla. Maya, la vita è così. Dobbiamo fare del nostro meglio. Almeno Franca sarà felice. Chissà, sarebbe una cosa buona per lei, ma, finché rimane con noi, dobbiamo impegnarci a cambiare l'aria del nostro ufficio. Franca deve condividere con noi almeno un po'. Ecco la coniugazione di verbo pronominale e idiomatico sbattersene. Io me ne sbatto. Esempio, io me ne sbatto di quello che dicono. Nel nostro racconto, Marco usa il verbo pronominale e idiomatico sbattersene, che significa non interessarsi di qualcosa. Lo dice per sottolineare quanto poco gli importi delle parole dei politici. Marco dice: io me ne sbatto di quello che dicono i politici, perché cercano di risolvere problemi probabilistici usando soltanto due valori, sì o no. Tu te ne sbatti. Esempio, tu te ne sbatti troppo delle regole, sì? Tocca a voi, cari spettatori.
Potete usare l'intelligenza artificiale insieme a una vera intelligenza umana. L'intelligenza artificiale, nel nostro caso, è come un amico che sa moltissimo ma, come tutti gli amici, a volte commette degli errori. Sta a noi saper pescare questi errori con un sorriso e con grande amore. Per la coniugazione dei verbi pronominali è utile partire dalla coniugazione del verbo base. Ad esempio, il sito coniugazione.it è davvero una piattaforma utile per avere sott'occhio tutte le forme verbali italiane. Puoi usarla come un'impalcatura, o scaffold, come si dice in inglese, per lavorare sulle coniugazioni dei verbi pronominali e idiomatici.